Finalmente oggi è arrivato il giorno della sessione di Rosalba. Ciao Monica. Ciao. Grande giorno di Rosalba. 5, 4, 3, 2, 1. Mh-mh. Rosalba è molto piccolina, come se intorno a sé ci fosse tutto un altissimo polverone, e lei non riesce a vedere intorno a sé. E sopra, visto che non riesce a vedere intorno, prova a guardare in alto, è come se ci fosse una specie di astronave. Ti dà in mezzo a questo polverone l'autorizzazione? Sì, riusciamo a sentire la voce, perché il viso non si vede. Lei è in mezzo alla polvere. Dice sì? Sì. Ok. Subito nel recinto delle entità eteriche, quelli dell'astronave. Sembrano delle piovere molto viscide, molto vischiose. È come se allo stesso tempo potessero essere un'entità eterica proprio del secondo universo, ma allo stesso tempo anche degli alieni. Di che natura si tratta? Uh, allora, come entità è un'entità del secondo universo, piovra proprio che la vuole mantenere all'interno di un'area circoscritta con un liquido viscido in modo che lei, se cammina scivola e comunque non può uscire da quel territorio. Come invece alieni sembrano proprio, boh, non so, con dei tentacoli, eh, degli alieni così tentacolari. Altre entità eteriche, vediamole subito. C'è l'uovo bianco, Come? un uovo bianco Uovo. e subito sì, viene bucato da Calimero che esce fuori tutto nero. Quindi tutta una serie di sventure in vari ambiti della vita porta. Mhm. Poi c'è tipo un drago che sputa fuoco e che incenerisce tutte le potenziali occasioni favorevoli a Rosalba. E poi c'è un uomo del tempo che si diverte a spostare sempre un po' più in là quello che può essere il raggiungimento di un traguardo, di un desiderio di Rosalba. Glielo sposta sempre oltre, glielo fa vedere che sembra essere lì lì per realizzarsi. Poi quando Rosalba nel tempo e nello spazio si avvicina a questo desiderio, l'uomo del tempo glielo sposta e lo mette ancora più in là. Mm. A tal proposito, il giorno della sessione con noi le è stato spostato in avanti da questo uomo del tempo? Le è stato spostato in avanti di alcuni anni. Mm. E le è stato messo davanti il giorno di una sessione con altri? Sì, sì. Mm. Altre entità eteriche. Sì, questo l'abbiamo già affrontato, il discorso alieni e secondo universo, così. E poi 3DL. Ok, prima di arrivare alle mentali, è stato tolto qualcosa nella sua sessione? Ma il rettile, sì, cioè, allora, effettivamente secondo me c'erano più rettili, però il più potente, non sono tutti uguali, i rettili, cioè anche se noi mettiamo nella stessa categoria, ce ne sono alcuni più potenti, altri meno, cioè le bisce così, i serpentelli ovviamente sono meno forti, meno interferenti rispetto ad un drago, per cui c'era un rettile inferiore che è stato tolto, ma non il drago. In ogni caso, i rettili contano tanto quanto nulla.
Manco i soldati, quelli che portano i pasti ai soldati al fronte. Nel frattempo ci sono navi, aerei, bombe atomiche, la guerra si vince in altri fronti e i soldati pensano di fare la differenza. I rettili, i rettiliani, siamo ancora lì. Bene. Entità mentali. Quelle entità che nessuno analizza, quelle entità che sono a capo di tutte le entità eteriche, comprese i rettiliani, quelle entità che, senza toccare, analizzare, eliminare le quali, non cambia nulla. Sono tre. La prima si chiama Piangere a dirotto. Mi mostra come Rosalba spesso sia caduta in situazioni di grande tristezza e di sconforto molto profondi, legati a varie questioni. Specialmente i rapporti interpersonali le hanno prodotto proprio ehm, quasi delle crepe al cuore, talmente tanto l'hanno ferita. Quindi il pianto in questo senso, per la forte delusione, per la forte sofferenza. Ehm, Beh, certo che ci sono stati dei momenti in cui lei è stata molto male, proprio molto molto male, aver bisogno di supporto. Questa entità mentale era anche a livello 8. Però attualmente io la vedo un pochettino più tranquilla, a livello 5. Poi ce n'è un'altra che si chiama Nero Pece. Mi fa vedere proprio un nero di colore molto intenso. Anche Calimero, no? Era nero, cioè è nero. Quindi c'è il nero che si ripete. Legato proprio alla morte. In particolar modo ovviamente alla morte del padre. Non è stato così semplice per Rosalba affrontare questo lutto, anzi penso molto doloroso per lei, anche perché questa morte si è accompagnata a tutta una serie di difficoltà oggettive che tuttora lei sta scontando. Livello? Quindi questo è il livello 7. Dicevi E quindi? poi, sì, questo è il livello 7. Poi c'è l'altra che si chiama Amiche e Nemiche. Ci sono delle presenze, delle persone, mi riferisco specialmente a quelle di sesso femminile, che apparentemente, no, si avvicinano a lei anche con dei buoni propositi, sembrano avere un atteggiamento gioviale nei suoi confronti, voler collaborare, essere anche comprensive. E poi invece la accoltellano proprio alle spalle, malamente. Quindi dalla posizione di amiche, cioè non è che diventano indifferenti, si dissolvono, no, proprio nemiche. E questa è un po' una costante, diciamo così, nella vita di Rosalba. E, anche se lei adesso magari ci ha fatto un po' il callo, direi livello 6. Vibrazione di Rosalba. 1,8. Bassa, molto bassa. Consapevolezza. 127. Bassina. Anima. 36. Vite. 2163. Cervello, ovvero quanto percentuale di cervello utilizziamo corrispondenti alle capacità medianiche. Lettura del pensiero, spostamento degli oggetti col pensiero, preveggenza. 8,7.
Suscettibilità ipnotica. È un po' intasata, 25. 3-4D. Ecco, terza dimensione mi viene 72. Vivacità animica. 65. 62 o 72? La 3D 72. 82. Allora, Rosalba, che ci segui da un po', ma noi abbiamo tutto un altro metodo rispetto ad altri, i valori sono un po' bassini, bruttini, pagellina brutta brutta, da non far vedere a papà e mamma. Non è che ci sia una pagella, ma in ogni caso la vibrazione è tanto bassa e sei ancora tanto nella 3D. Questi sono i due valori. Poi sai, l'anima 36 dovrebbe essere 50, perché tanto anima quanto spirito, un massimo di equilibrio. Ma questi sono valori che possono cambiare anche in base all'umore della giornata, in base al fatto che se devi andare in banca a sistemare delle cose, sarai tanto spirito quel giorno e poca anima, ci sta. Se invece devi andare a yoga, no, sarai molto più anima anche in quel giorno, in generale. Però tendenzialmente 36 mm, non è il massimo. Bene, cinema, mamma, sorella e figlia, o figlio, nipote della sorella, cioè nipote di Rosalba. La femmina, Mm. giusto? La nipote. Quella mamma sembra che abbia diversi acciacchi o comunque diverse recriminazioni, preoccupazioni, sempre con gli occhi un po' al cielo. Gli occhi al cielo, la mano sulla schiena. E c'è. E così pure diciamo che ci sono la sorella e la nipote. Sì, e la nipote. I due ex. Uno sembra quasi essere il mago Telma. Viene proprio vestito così, con tutti questi cerimoniali, veramente vistoso, un po' Questo è il primo, pacchiano. più antico. Sì. Ok. Parla al plurale come il mago Telma. Questo no. Chi era il mago Telma? Chi è? Mm, Allora, mi fa vedere come se lui fosse all'interno di una massoneria egizia. È stato, tra virgolette, scelto per andare in televisione e portare in maniera ovviamente anche un po' ridicolizzata, però doveva portare comunque l'energia di quella massoneria per poter a sua volta assorbire dal pubblico. Perché parla col plurale maiestatis? Perché dietro di sé ci sono tutte le entità, a partire da Iside, Osiride, Anubi, eccetera. E perché parla sempre degli Elohim? Sì, perché sono strettamente legati a tutte queste divinità egizie. Quindi non ha mai raccontato balle. No, 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 infatti lui era mandato da questa massoneria, però non veniva preso, no, seriamente. Sembrava talmente tanto eccentrico, talmente tanto particolare. Quindi loro dal canto loro erano anche abbastanza a posto perché esponevano, no, cioè il loro pass lo mostravano, diciamo, no? E avevano il tornaconto di avere tutta l'energia del pubblico e anche del presentatore che lo ospitava. Va bene, siamo tutti nello stesso scatolone, quindi lui è ancora vivo, ha 75 anni, gli diamo una ad eternum veritas.
Spesso si presentava con dei copricapi vistosi e l'Eternum Veritas è piantato lì. È il tempo di verità per tutti, anche per lui che dentro ha un'anima? Mi viene no. No, beh, Mi viene proprio come un giocatore solo con la parte eterica. bene. È tempo di verità anche per lo spirito. Ha uno spirito sì perché è vivo. Quindi che esca tutto. Disclosure, no? Ovunque. E lui si sente come in pensione perché ha fatto il suo pezzo. Mhm. Come reagisce a questo D'accordo, ad io l'ho Eternum? portato. Mm, Vedi, il fatto è questo, che è come se lui in questo gioco fosse la pedina che doveva fare solo ed esclusivamente questo, senza un risveglio. Ci sono alcune pedine per le quali non è previsto il risveglio. Mm. Ma lui è contento di ricevere questa cosa o no? No, come dirti, indifferente. Però perché non si protegge? È un mago. No, non è un mago. Però perché non si protegge? Sembra che io lanci gli strali a destra e a sinistra, no? Faccio il bullo. Non so come. Allora, praticamente è come se lui fosse, come te lo posso spiegare? Eh, Lui è un inviato che doveva fare quel pezzo lì. Poi per il resto è come se non avesse realmente una volontà propria, capisci? Quindi non è che fosse interessato a proteggersi o che cosa. Mm? Come vedi il Lui ha. futuro del divino Telma? Me lo fa vedere tipo davanti a un camino, non so se sta accarezzando un piccolo cane o un gatto, con dei libri, molto solitario, segregato direi. Bene. Quindi arriva il primo ex di Rosalba. E il secondo? Mi sembra più moderno, ecco, sembra un po' più attuale e anche un po' più astuto in un certo senso, con una mente un pochino più ehm, anche aperta. Iniziamo dal primo. Andiamo a qualche anno fa, quando Rosalba se ne invaghisce, viene manipolata, lei stessa lo dice, e sottoposta a dei pseudo-esorcismi da lui all'interno di una setta, giusto? Una setta. Prima vediamo cosa è successo, poi cerchiamo di capire perché Rosalba ha cercato, voluto come anima questo tipo di esperienza. Ma lui è come se mi facesse vedere che a sua volta lui era stato sottoposto a gli stessi tipi di rituali esorcistici. Mm. Ehm, Come posso dirti? Come se queste cose a cui lui è stato sottoposto avessero proprio lasciato una cicatrice, un trauma, un timbro, un marchio in lui. E pare che lui faccia così con le persone con cui lui ha a che fare e si sente di poterle dominare. Quindi non ha fatto così solo con Rosalba, perché è come se le persone con cui lui entra in stretto rapporto, è come se diventassero una propaggine di lui. Lui ha non so come dirti, ha un'anima molto immatura in questa esistenza specifica. E anche una personalità molto fragile. Quindi è come se non riuscisse a tenere dentro di sé le esperienze e le deve per forza proiettare sugli altri. Mm.
Rosalba, più o meno quanti puoi averne fatti di esorcismi? 1, 2, 3 o un certo numero? 5. Mamma Bene, mia, sei. bene, mettiamo, Pensa. diciamo 6. Magari alcuni non li consideri come tali. Mettiamoli da sinistra a destra. A sinistra il più vecchio, il primo, a destra il sesto, l'ultimo. Adesso lei va lì, va all'esorcismo 6 sulla linea temporale, va indietro nel tempo, no? Va alle 6 e dice non si fa, lo barra con la matita rossa delle professoresse di una volta. Non si fa, non è avvenuto. Lo tolgo dalla mia linea temporale. Vediamo cosa succede. Hanno scelto un altro, un'altra, e l'hanno fatto lo stesso o non si è tenuto e basta? Mm. Ma è come se lui volesse convincerla che lei deve vomitare, che deve sputare fuori questa roba. Tu ne hai bisogno, tu ne hai bisogno. E io ti ho detto di no, lei afferma. E allora lui la lascia. Beh, al quinto, stesso discorso. E no, è come se cancellando il primo cancella tutti gli altri, perché lui la lascia. Ok, anche se Lui, è lui la l'ultimo, lascia. Ah, scusami, il sesto avevo capito che era il primo, avevo capito il ok, vabbè, contrario. hai visto il primo. Ok, sì, Se cade il primo, cadono tutti. esatto. Invece partendo dall'ultimo, però l'ultimo lei era già come se avesse iniziato a consapevolizzare qualcosa, sai? Il più traumatico ovviamente è stato il primo, il secondo. Poi è come se avesse iniziato a sentire qualcosa ehm, che non le risuonava, Mm. che era fuori posto. Quindi se mi fai andare all'ultimo, io ti dico che lei era come se non abbia partecipato completamente. Va bene. Cosa le ha portato a casa l'esorcismo? Una guarigione o un'acquisizione di problemi, entità, pianti? Ok. Penso delle difficoltà nel dormire, ehm, dei problemi proprio un po' metabolici generalizzati, e anche proprio una sorta di confusione mentale, non riuscire bene a comprendere quasi quali sono i ruoli delle persone, una confusione generale proprio, rispetto anche alla sua posizione, no? All'interno della vita. Mhm. Ehm, però, secondo me, come entità, mh, più che come entità, è come se avesse, avendola indebolita così tanto e avendole abbassato moltissimo le frequenze, hanno fatto sì che realizzassero diverse abduction. E stavo per chiederti l'abduction. Mm. Quante? Hanno creato proprio un terreno ideale. Cioè, Anche abduction da pseudo-esorcismo. praticamente, guarda, è un po' complessa sta cosa, perché in effetti poi ti rendi conto quanto queste entità fra di loro siano collegate. Non sono mica scollegate. Perché è come se a volte noi abbiamo a che fare con, sai, la classica entità diavolo che prova a sedurre, in questo caso appunto la donna, ad accoppiarsi. Io questa cosa dell'accoppiamento lo vedo da parte invece di questo alieno viscido piovra. Mhm. Quindi la modalità è un po' simile. Poi in realtà i tentacoli poi a tratti possono sembrare delle corna, i confini sfumano. E quindi è proprio come se fosse, non so come spiegarti, un amplesso sessuale, questa abduction. Ma dove chi viene fecondato è la piovra? Lei, Lei, dalla piovra. sì. Totale abduction in tutta la vita?
56? Se Rosalba non avesse mai avuto abduction in questa esistenza, a quanto vibrerebbe adesso? A inizio sessione, anzi. È molto bella. A me viene 168. No. Quindi urlerei al ladro al ladro. Va bene. Il primo fidanzato, anima? Sì. È interferito essenzialmente da quale principale entità? Mentali comprese. Legate alla Chiesa. Ehm, Cioè anche Moloch, credo che lui abbia anche avuto problematiche infantili. Poi ci sono dei demoni legati proprio al Vaticano, legati anche a Gesù. Poi ci sono dei rettili, c'è la Madonna. Poi c'è anche una, diciamo così, forte componente massonica con le entità che vengono portate avanti da questa massoneria. Mhm. Va bene, lo mettiamo da parte. Passiamo al secondo fidanzato che fa ipnosi ispirandosi a quello che vede online, vede anche Mm. le nostre. Da un certo punto di vista lo vedo più libero, perché non è appunto vincolato a delle aggregazioni che stanno dietro. Lo vedo molto anche sperso, ok? Però, cioè indipendente da questo punto di vista. Poi ovviamente ha le sue interferenze, però non ha un gruppo fisico di riferimento. Avendo fatto delle prove con Rosalba, le ha causato delle interferenze? Diciamo che mi viene la parola un po' schizofrenia, come se lei avesse avuto questi momenti in cui si sentisse proprio separata. Aspetti di sé era come se non li riuscisse ad integrare, quasi che si sentisse alle volte divisa dentro, più persone, più personalità. Ha creato questo genere di confusione e di frammentazione. Però devo dire che io penso che lei si sia fatta aiutare e l'aiuto che ha ricevuto è stato abbastanza corretto in questo senso. Ha In che senso? aiutato l'ha ricomposta un po'. La sessione che ha fatto con altri? No, 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 credo altri no, no. tipi di sostegni. Ah, quali? Allora, a me equivale come se fosse un supporto psicologico. Poi magari è stata una persona che non per forza era titolata in questo senso, ok? Però un supporto come se fosse una psicologa, sì. Ok. Causa esoterica monica dei problemi economici in tutta la vita. Le cose necessarie ci sono, ma arriva sempre un po' all'ultimo. Sì, lei ha proprio questo progetto che è salvarsi sull'orlo del precipizio. Mi fa vedere come più volte lei si spinge al limite, lei è proprio lì sull'orlo di questo burrone, sta proprio per precipitare nel vuoto e poi in qualche modo si salva, ma rimanendo sempre lì sull'orlo del precipizio e avendo quindi anche bisogno di lunghi periodi per recuperare le sue forze. Quindi lei ha proprio scelto questo tipo di progetto in cui è sempre molto in bilico. E d'altronde lei, come abbiamo visto, ha una forte percentuale di terza dimensione, in cui c'è un patto familiare molto forte, molto ancora vivo, e in cui lei si trova coinvolta, invischiata. E finché non scioglie quello,
continua questa sua condizione. Va bene, portale aureo, disincarnati, il padre. Mm. Allora, ehm, prova a spiegarti che cosa vedo perché non è così semplice, perché è come se lui lo vedessi in due modi. Uno mi fa vedere lui come se fosse seduto a gambe incrociate, che piagnucola sopra le sue proprietà. Poi mi fa vedere come se avesse lasciato questa impronta qua di sé, però mi fa vedere lui adesso come se a un certo punto si fosse disinteressato di tutto questo, avesse compreso che sono delle piccolezze umane, quindi ha lasciato perdere e è andato oltre. Però è andato oltre, ma lasciando questo suo, chiamiamolo doppio, ok? Un doppio energetico, ovviamente, che sta lì a piangere un po' come un bambino. Un bambino che dice questo è mio, questo è mio, questo è mio. Come se non volesse che fossero vendute. Chiama il fratello e due sorelle. Il fratello è proprio come se ne frega proprio di tutta sta vicenda qua, eh. Non gliene importa proprio niente. Non gliene è mai importato un granché. Molto più sciolto lui. Um, non è rimasto intaccato da nessun aspetto, da nessuna fase, diciamo così, di questa questione di eredità, eccetera. Gli è andato tutto molto bene e non so come dirti, cioè lui è andato dritto per la sua strada, anche in maniera molto egoistica. Ehm, le sorelle le vedo come molto amareggiate dal turbamento che la loro famiglia ha dovuto subire. Mhm. Um, ed è come se in vita però, basandosi sui fatti, vedo persone comunque molto concrete, ok? Tutti abbastanza comunque anche semplici, ok? Molto concreti. Mhm. Come a dire, sì, però a fare storia, a creare problemi è il papà di Rosalba, ok? Non è l'altro è tranquillo, ok? Analizziamolo qui davanti a lui. Qual è la causa esoterica di tutti i problemi che hanno le sue ex proprietà? C'è questi due appartamenti in un edificio che creano problemi sia per lungaggini veramente impressionanti di lavori che vanno avanti da quasi 20 anni, sia perché in uno di questi Rosalba ha la sua attività e l'attività non prende. Sono due fattori, vedo. È come se fossero, allora, Cioè legati a no, un non è così appartamento e semplice da all'altro. spiegare. No, ha due, mm, chiamiamole energie psichiche differenti, ok? Un'energia psichica proviene dal padre, l'altra energia psichica proviene da una sorella. L'energia psichica del padre è come se avesse lasciato un residuo in cui dice questa roba è mia, è mia, è mia. Quindi è come se si opponesse alla vendita, ok? Mm. E questa è un'energia psichica che permea queste proprietà, il terreno, eccetera.
Poi c'è un'altra energia psichica lasciata da una delle sorelle, che è come, non so spiegarti, una sorta di risentimento per aver turbato la quiete familiare. E se allora ti piace essere nella discordia, rimani nella discordia. Le energie psichiche, però, non so come spiegarti, non è che sono intenzionali, non è che nessuno dei due ha fatto una fattura, una legatura o cose del genere, ok? Sono sentimenti nutriti per lungo tempo. Cosa succede? Cioè noi dobbiamo immaginare che tutte le emozioni o i pensieri che noi nutriamo con forza e per lungo tempo creano delle entità, degli elementali, degli esseri elementali. Se io spesso e volentieri esprimo delle energie che sono di attaccamento rispetto a un qualcosa, che sono allo stesso tempo di senso di ingiustizia subita, o se esprimo dei pensieri e delle emozioni legati al tu hai rovinato la quiete familiare, eccetera, queste diventano veramente delle entità che vanno a imbruttire qualcosa. Nel caso della vita, sento, vedi tutti un po' dei venticelli qua davanti a me. Sono loro, perché loro adesso vorrebbero liberare tutto questo status quo, ma non è così facile. Non è così facile perché quello che noi sottovalutiamo è che tutto questo mondo è energia, ok? Ogni volta che noi abbiamo pensieri, creiamo queste entità, creiamo questi elementali. Se poi sono emozioni transitorie, pensieri transitorie, li dissolvi come niente. Se però vengono portati avanti negli anni, non è così semplice. Sono entità che iniziano a vivere di vita propria e che reclamano la loro sopravvivenza, la loro vita. Quindi diventano poi le entità a portare avanti quei precisi pensieri, quelle emozioni. È quello che è successo e all'interno della vita di Rosalba e specialmente in tutte queste proprietà. Come possiamo chiamarli questi elementali? Quindi sono lì nelle proprietà, elementali guardiani. Sì, guardiani e proprietari, perché in questo momento i proprietari sono loro. Quanti sono? Nell'appartamento che non si può ristrutturare, non si riesce a ristrutturare. Quello affittato, adesso non so, mi dice quello affittato ce n'è uno, però è come se fosse un'entità grande che riesce proprio a stare seduta su tutto l'intero appartamento, con un forcone in mano, come a dire di qua non si passa. Ma gli elementali sono legati a un elemento? In questo caso, allora, cioè sì, esistono vari tipi di elementali. Ci sono gli elementali, appunto, come hai detto tu, legati agli elementi. Poi ci sono un altro tipo di elementali che sono quelli che produciamo noi in base appunto ai nostri Conforme pensiero. pensieri. Sì, sì, sì. Quindi qua c'è quello di cui non si passa. E nel suo? Ce n'è uno invece, allora, mentre quello che abbiamo appena detto ha, diciamo, il volto rivolto verso l'esterno, l'altra entità, che è quello in cui lei fa le sue attività olistiche, diciamo, ha il volto rivolto verso l'interno dell'appartamento ed è come se ridesse e spaventasse. Quindi l'effetto è che qua le persone entrano,
no? Lei ha detto, in effetti, cioè, la gente arriva anche, no? Però poi, nel momento in cui sono all'interno, lui le guarda, crea un tale stato di disagio in loro, per cui queste persone, una volta uscite, non hanno il desiderio No. di rientrare. Va bene, e io non ho solo capito chi ha inventato, chi ha creato queste forme di pensiero e quindi questi elementali, le sorelle E il padre anche. e il padre. Quindi Rosalba non ne ha colpa. Se Rosalba andasse a creare il suo studio di yoga da un'altra parte con le proprie forze e con i propri mezzi, non avrebbe successo, non dipende dal suo lavoro. Così così. Nel senso che finché lei mantiene vivo questo patto di fedeltà che ha stabilito con la famiglia, e partecipa è anche la madre, perché la madre è molto nella lamentela, quindi anche la madre crea un certo tipo di forme pensiero e di relativi elementali, anche dovesse aprire lo studio in tutt'altra zona, no, risulterebbero dei blocchi, magari di diverso tipo, ma comunque dei blocchi, perché comunque lei sta portando avanti un patto familiare di questo genere. Lei deve scegliere il patto familiare. Andiamo al patto familiare, andiamo al documento, andiamo alla firma, andiamo al giorno in cui lei l'ha firmato. C'è un triangolo che poi si apre e diventa un quadrato. Lei mi fa vedere appunto che c'erano il suo nonno paterno, il papà appunto di Rosalba e lo zio. mm. Quindi questo triangolo che inizia ad essere infuocato. Iniziano proprio queste discordie all'interno. Poi viene allargato, diciamo così, diventando un quadrato e lei entra, quindi, no? Perché lei è l'altro vertice per diventare un quadrato. Quindi tutto questo quadrato risulta essere infuocato. Poi ovviamente questo se lo vediamo piatto, ok? Se poi lo iniziamo a vedere multidimensionale, riusciamo a capire che questo quadrato è un cubo, ok? Quindi ci sono altri vertici, pertanto appare anche la presenza appunto delle sorelle, appare anche la presenza di sua sorella. Monica, qual è il nome del progetto di Rosalba? Quello era sul salvarsi sull'orlo del precipizio. Però è come dirti che anche se lei si salva sull'orlo del precipizio, però continua a rimanere lì sul precipizio. Non è che si mette in salvezza lontana dal precipizio, rimane sempre lì. Perché finché lei rimane dentro questo patto familiare, rimarrà sempre lì sul bordo, quindi col rischio di cadere, con l'ansia anche di cadere. Perché? Di non avere mai davvero la terra sotto i piedi, ma di sentire sempre queste pietre che scivolano da sotto i piedi, no? Che vanno verso il vuoto. Allora, lei si è scelta una famiglia in cui c'era un patto familiare, delle attività lavorative in cui c'è di mezzo il patto familiare. Si è scelta l'idea di scegliersi dei partner violenti, disturbati, uno le faceva gli esorcismi, l'altro le faceva le ipnosi. Ehm, Non è ricca, non è povera, è sempre sul filo di lana. Perché? Qual è il successivo progetto in cui lei vuole traghettarsi, per esempio oggi? Spezzando le catene. E mi fa vedere che spezza le catene di questo patto familiare, spezza in generale le catene della terza dimensione che sono costituite da disamore. E infatti lei ha avuto solamente disamore, no, da questa relazione con i suoi ex. E qual è l'amore più importante? Quello per se stessi. Certo. Vediamo lo spirito e l'anima
di Rosalba, separati uno di fronte all'altro. C'è distillato di rose e distillato di cielo. Quindi rosa e azzurro, come fossero maschio e femmina, come fossero la mamma e il papà, come se fosse il padre, la sorella del padre, come se fosse la parte femminile che si è relazionata alla parte maschile di un certo tipo. Cosa fanno? Cosa si dicono? L'esperienza immersiva nella terza dimensione va verso il suo compimento. È tempo di danzare insieme, di fonderci insieme e di fare esperienza in quarta dimensione. Come? Allora, questa cosa lei non è che può farla effettivamente con la mamma, però la possiamo fare in eterico con la mamma. È come se invitasse la mamma a fare un bagno all'interno appunto di una vasca da bagno e in questa vasca da bagno ci sono dei petali di rosa. Perché è come se la mamma in un certo qual modo avesse anche portato avanti questo senso di ingiustizia, di sottile risentimento che aveva provato sulla propria pelle il proprio marito. Quindi ecco che attraverso questo bagno purificatore entra nel perdono, nel lasciare andare tutto questo, la madre di Rosalba. Ed è importante partire anche da lei. Rosalba Mhm. utilizza invece una saponetta bianca all'essenza di mughetto, bianco bianco, perché lei ha proprio bisogno di ripulire. Vedo che ripulisce tutta se stessa con molta, in maniera molto puntigliosa. Vedo che insiste molto nello spazio fra le dita, sia dei piedi che delle mani, perché vuole davvero ripulire ogni residuo, anche il più piccolo, da tutte queste cose che l'hanno intaccata, che l'hanno bloccata da anni e anni. La madre, dici? E la madre è nella vasca da bagno e questa è la procedura di pulizia che Rosalba sta facendo a se stessa. Benissimo. Mentre lo fa, un'altra Rosalba, lei stessa, diciamo, va nel suo cluster, il luogo in cui lei ha stabilito i contratti con se stessa, fintamente con le entità, ma di fatto con se stessa, in seno al progetto Salvarsi sul bordo del precipizio. Sono tanti mucchietti di cenere, delle urne, qualcosa proprio che rimanda un po' alla morte, un po' mi rimanda questo drago che inceneriva tutto. Sembrano le urne funerarie. Tutto che sa molto anche di vecchio, di passato, di morto. E allora Rosalba dice: quindi che ragione c'è di tenere in piedi tutto questo? Ce lo spieghi lei? Per inconsapevolezza tenevo vive le cose morte. Vedo che però per fare questa azione di buttare via tutto nel portale definitivo, guarda su, in cielo, quindi rivolgendosi al proprio padre, alle proprie zie, allo zio, ed è come se
sentisse di avere il benestare di tutti, che tutti sono in accordo con questo sblocco. E allora lei si sente pronta e butta via tutta questa cosa che abbiamo detto dentro il portale definitivo. È definitivo, lo sa? Ne è davvero conscia? Ehm, davvero, davvero, totalmente, non ancora. Ok, qualche piccolo ostacolo ancora potrebbe ripresentarsi, ok? E ci vorrà del tempo, no, per sbloccare alcune cose. Per cui per lei è importante capire che questa azione, nel suo caso, dovrà rinnovarla più volte, ok? Energeticamente la deve fare più volte. Ricordare a se stessa più volte la scelta che ha fatto di rompere questo patto, di buttare via tutti questi contratti Dopo la sessione esausti. dici? Sì, 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 più volte nel tempo, lo deve fare. Perché? Perché è una vita che lei va avanti così. Mm. Per cui cosa succede? Che noi alla fine abbiamo anche bisogno di ripetizione. È il modo in cui noi esseri umani siamo fatti. A volte una sola volta non è risolutiva. E quindi è importante che lei lo rinnovi costantemente a se stessa questo. Va bene. Cosa crea qui al suo posto? Come spesso accade, qua intervengono i più giovani, quasi per portare una ventata di freschezza, qua addirittura di primavera, arriva la nipote e l'aiuta proprio a creare un ad eternum con tanti fiori. Sembrerebbe anche tutto sommato una ortensia, che è composta da tanti fiori. Mhm. Avatar, c'è qualcosa? L'avatar Rosalba è quella struttura a fantoccio che comanda tutte le vite tue passate parallele davanti a una sorta di computer fantoccio Mm. senza viso, con chiaramente in mano il tuo mandato. Gliel'hai detto tu, insomma. Sì, vorrebbe presentarsi come se fosse un suo antenato, per il quale bisogna portare rispetto, Mhm, e quindi non andrebbe eliminato. mhm. Uh, Ma purtroppo il rispetto principale bisogna portarlo a se stessi, sì, amare se sì, stessi, aiutare se stessi, sì. portare rispetto a se stessi. Quindi gli facciamo vedere, Rosalba gli fa vedere entrambe le palme delle mani, come dire, ci posso fare niente, e lo mette in un portale definitivo. Sì, 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 anche perché Rosalba sta comprendendo sempre di più che si tratta di un gioco. In più Rosalba ha da fare. Adesso Mm, deve costruire una nuova esistenza. L'asticella finalmente si è alzata. Abbiamo eliminato ogni cosa. È così, Monica? La piovra, le abduction, gli impianti che non abbiamo analizzato non sono quasi mai più importanti. La piovra, l'uovo bianco da cui esce Calimero, il drago, l'uomo del tempo, i 3DL ci sono ancora? Esseri di luce ci sono ancora? no? Le tre entità mentali, Piangere a dirotto,
fatto Neropece e Amiche e Nemiche? No. Possono tornare, tutto è sempre possibile. Nuova vibrazione, dipende da Rosalba. Nuova vibrazione di Rosalba, partita a 1,8. 100. Consapevolezza 127. 147. Nuova anima No, 45. vite 1869. cervello capacità medianiche 9,3. Mhm. Suscettibilità ipnotica. Noi abbiamo scoperto, Rosalba, che con 40 si va bene in ipnosi, tu ne avevi 25. Adesso, Monica? Adesso mi viene 40 preciso, spaccato. Ok. Nelle sessioni che ha fatto, come ha fatto? Allora, allora, potrei dirti che c'è ipnosi e ipnosi. Alcune ipnosi sono più forme, non so come spiegarti, di manipolazione. Mm. Questo. 3D. Ancora un po' ce n'è, eh? Mi viene 45. Vivacità animica. Quanto Rosalba vuole sapere come stanno le cose. Partiva da un 65. 70. 70. Benissimo. Messaggio di Rosalba alla madre nel cinema. Continua a seguirti senza essere sopraffatta. Vedo che le offre il braccio, il braccetto, sai, no? Così la madre mette sotto il suo braccio, vanno a braccetto, però è come se in questo momento non ci fosse più una contaminazione, ok? Quindi quelle che possono essere le lamentele della mamma, i suoi umori bassi, non vanno più a toccare Rosalba. Alla sorella. Dice va bene così. Al padre, che è ancora davanti a Portale Aureo insieme ai 3 zii e che sta aspettando un congedo da parte della figlia. È stato per me molto difficile gestire la tua perdita e tutto quello che ne è conseguito. Mi rendo conto che anch'io ci ho messo del mio in questa vicenda per bloccarla. Adesso mi sento davvero leggera e sento di poterti lasciare andare, sapendo che quando mi verrai a trovare non sarai più incastrato, ma sarai libero di andare e venire. E lui cosa risponde? Mi fa vedere che ha ritirato quella versione di sé che stava lì a piagnucolare, no, sul Mhm, terreno. mhm. Non c'è più. Lo fa notare, vedi che non c'è più. C'è Poi un le lascia uomo, dei confetti, non so perché. Lascia dei confetti azzurri. c'è un disincarnato che ha voglia di provare a vedere com'è il Portale Aureo. Lui sì, lui Ok, certamente sì. e allora lo salutiamo. I 3 zii, lo stesso.
E lo zio dice: mi dispiace per tanto turbamento, piccolina. Nonostante l'età sei sempre un bel fiorellino, gli dice. E va via, anche lui nel portale aureo. Le due zie, no, forse una, non lo so, però in realtà a me mi arriva più o meno come un coro quasi. No, forse una che dice sei stata come una figlia. Adesso ti lascio qua un dolce da mangiare, un dolce al cucchiaio da mangiare. L'altra però invece è già andata. Ah. E lo chiudiamo. Monica, il nuovo progetto? E bellezza sia. Come vedi Rosalba? Rosalba, pulita? Sta girando intorno a se stessa, mentre gira emana luce e si sente felice e si sente libera. Un messaggio finale di Rosalba a se stessa con un fiore. Ma adesso mi ha fatto vedere tipo un pino, un albero di Natale un po' decorato e quindi la bacca del vischio. Con una canzone. Non so perché io che non vivo più di un'ora senza te. Mm. Con un aggettivo. Strepitoso. Un animale. Un volpacchiotto. Uno sport. Il golf. Un abito. Un indumento. È venuto jeans con un po' di strass. Bello, mi piace. Sei pronta a tornare, Monica?